Allora, prima moltiplicazione dei pani e dei pesci, perché ce ne sono due. Questa prima è quella, credo, più famosa, intorno al mare di Galilea, dove l'episodio lo sappiamo tutti, la fonte è Matteo 14. C'erano 5.000 persone, gli apostoli come tu, senza contare i bambini e le donne. senza contare i bambini e le donne. Quindi c'erano almeno 12-13 Lui mila. dice: portatemi, date loro da mangiare. Gli apostoli non ci credono, prego. No. I fatti sono questi. Gesù vede un macello, anzi gente che si ha, i bambini che schiamazzano, hanno fame. Quindi gli apostoli, Signore, questa gente ha fame, mandiamola ai supermercati, alle pizzerie di allora. Ai chioschi. Sì, mandiamoli che fanno, si comprano da mangiare e poi per dire ci vediamo domani. Dice no, deve stare qua, dategli da mangiare. Dategli da mangiare 5.000, ma almeno 12-13 mila, senza contare le donne e i bambini. Che sai, all'epoca si contavano solo i maschi. Vabbè, donne e bambini arrivavano a 12-13 mila. Minimo. C'è una folla immensa. Poi tutti sparsi nella pianura fuori Gerusalemme, quindi sembrava un concerto rock con Gesù in collina che suonava, no? E gli apostoli gli dicono: Signore, abbiamo 5 pani e 2 pesci, no? A che gli diamo da mangiare? Poi disponete le cesta. Quelli non gli hanno creduto. Per non dirgli di no non facevano niente. Non facevano niente. Siccome non gli puoi dire no, Signore, io non lo faccio, cioè questa è una cosa da fuori di testa, no. Per non dirgli di no, perché il Signore stava così, come tra poco casco io. Così stava, con la testa bassa e con la mano così. Fate quello che vi dico, mettete per favore. E poi si è ammutolito. E allora Pietro, vedendo che questi mammalucchi stavano così, si arrabbia e gli grida: fate quello che dite, fate quello che dite. Uno gli ha dato un calcio in culo forte. Questi per paura che Pietro li menasse, ma non perché credevano, dice: prendiamo legnate e facciamo i ridicoli di fronte alla gente. E gli ha fatto mettere i 5 pani e 2 pesci, un pezzettino, hanno riempito le cesta con qualcosa di un pezzo di pesce, un pezzo di pane, un pezzo di pane. Le ceste che c'erano credo 5 o 7, ma poi sono dovute andare. Il pezzettino lì, Gesù gli dice: mettete il pezzo lì dentro. Questo ragazzo però lo dice lui. E poi gli dice: prendete il pane. Allora lì era troppo, che prendevano aria, perché la gente ti stava addosso. Cioè, capisci? Tu c'hai una massa di gente che dici: questi ma che fanno? Ci sta a pigliare, scusate la battuta, ci sta a pigliare per culo Gesù, cioè fanno finta, ci vogliono dare l'aria, che vuole fare? Questi erano i pensieri. E quando comincia e Pietro: fate quello che dice, perché non lo volevano fare, se no vi ammazzo io a botte a tutti. E comincia la prima persona a tirare fuori un pane sano e gli altri pure. Quindi man mano, allora gli apostoli, rendendosi conto intanto che erano buffoni, che Gesù, vedono una cosa pazzesca, le ceste piene, quindi dispongono subito le code, sai, che lì tutto l'assalto c'erano le code, e gli ha dato. Che cosa è successo? È successo che Gesù così è stato veicolo che hanno moltiplicato le cellule che c'erano nel pane, gli atomi, gli extraterrestri, il padre, vabbè, sempre loro sono, l'hanno moltiplicato in seduta stante, grazie a Kaderlaku, che ha questa specie di macchina super tecnologica che può materializzare istantaneamente qualsiasi cosa si trovi nel mondo. Quindi
È successo che hanno preso il pane nei forni di tutta la Palestina dove c'era appena fatto e l'hanno teletrasportato in 5 secondi. Gesù è il veicolo di questi campi magnetici. Perché per fare questo teletrasporto occorre un campo magnetico di una persona evoluta con l'astrale evoluto, Cristo. Poteva passare tutto l'intero universo da lui, perché uno poco evoluto non succede niente, c'è un'interferenza. Quindi lui raccoglieva questa energia e poi la veicolava. Quindi i forni di quella città non sono rimasti mezzi vuoti, erano 12.000, che poi ne sono avanzati 12 cesta. Ecco, nel Vangelo comunque lo dice, quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, oltre alle donne e ai bambini. Esatto. Poi c'è una seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci, quindi più o meno era la stessa cosa, presumo. Questo lo leggo, un po' più breve. In quei giorni c'era di nuovo una folla grandissima e poiché non avevano da mangiare, Gesù, chiamati a 6 discepoli, disse loro: io ho pietà di questa gente, poiché da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. Se li rimando a casa a digiuni verranno meno per strada, perché alcuni di loro sono venuti da lontano. I suoi discepoli gli risposero: come si potrebbe mai saziarli di pane qui in un deserto? Egli domandò loro: quanti pani avete? Essi dissero: 7. Egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra e presi 7 pani, dopo aver reso grazie, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla, ed essi li distribuirono. Avevano anche pochi pesciolini, ed egli, dopo aver detto la benedizione, comandò di distribuire anche questi. Tutti mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati si raccolsero 7 panieri. Erano circa 4.000 persone, presumo anche stavolta, più le donne la stessa cosa, e i bambini. Ha fatto la stessa cosa, però lì gli apostoli erano meno deficienti, perché non hanno opposto resistenza. Si erano convinti. Matteo 14, camminata. Ma c'è una parte teologica. Prego. Chiunque ha da mangiare, gli devi dare da mangiare, gli devi dare la verità, anch'esso se è criminale, perché in mezzo a quella gente c'era gente che lo odiava, che curiosa, che lo sbeffeggiava, che lo ridicolizzava. Lui ha dato da mangiare a tutti. Offrite la verità a tutti. La verità è il pane della vita. Sì, non negatela, non siate discriminatori nel dare la verità, nel dare da mangiare. Quindi, Giorgio, il significato dei 2 miracoli è sempre il pane e il pesce, quindi c'è un significato anche, diciamo così. Il pane e il pesce è il simbolo di Cristo della costellazione dei pesci, quindi c'è dietro la teologia universale della provenienza cosmica. Il pane è il simbolo della vita. Il pane è il simbolo della via, della verità, è il simbolo di Cristo. La via, la verità e la vita, quindi la vita, la verità la devi dare e non la puoi negare a nessuno. Poi se sono buoni o cattivi la devi. Certo. È quello che stiamo cercando di fare oggi noi modestamente. Noi parliamo a tutti, dove ci sono anche i criminali. Certo.